Benvenuti pellegrini, il mio nome è Arcamalion, il master dei Dungeon Rascals. Oggi sono qui per parlarvi di WandaVision e vi avviso sin d'ora che questo video conterrà spoiler della serie, quindi allerta spoiler! E adesso iniziamo. Avevamo lasciato la nostra povera Wanda alla fine di Avengers Endgame al funerale del suo carissimo Tony Stark e poi non abbiamo saputo più niente e la ritroviamo negli anni 50 con Visione. Che diavolo sta succedendo qui? Oh beh, sta succedendo qualcosa di grosso, gigantesco, gargantuesco e come ogni buon master che si rispetti sa, non arriverà in tempo nessuna guardia cittadina, o mago, cittadino o meno, per aiutare a capire cosa stia succedendo qui. Ora partiamo a parlare un poco più seriamente. A parte l'episodio 4, gli episodi dal primo al settimo, oltre a far avanzare subdolamente la trama orizzontale, rappresentano un excursus delle sitcom dagli anni 50 ai giorni nostri, passando da alcuni capisaldi del genere. Da Dick Van Dyke a Vita da strega, da Malcolm a Modern Family. Per i non addetti ai lavori, la trama orizzontale sarebbe quella della serie, da contrapporsi a quella verticale che invece è quella del singolo episodio. Con il procedere del tempo, cambiano anche le interazioni sociali fra i due protagonisti della vicenda, Wanda e Visione. Paul Bettany è stato veramente bravo, ma Elizabeth Olsen è stata fantasmagorica, o dovrei dire magica. Voglio ricordare a tutti coloro che non lo hanno visto in inglese che l'attrice ha anche rispolverato l'accento socoviano in diverse puntate, una difficoltà aggiuntiva da non sottovalutare quando devi rappresentare un personaggio complicato come Wanda in questa serie. In tutti gli episodi della sitcom assistiamo anche a una curiosità, cioè la comparsa di una pubblicità a metà episodio. Come è risultato subito evidente, queste non sono create o messe a caso, anzi, servono a farci scoprire sempre più dolorosamente quanto Wanda abbia sofferto nella sua vita. L'ultimo episodio sitcom, quello ambientato nel presente, presenta anche una scena dopo i titoli di coda, probabilmente un inside joke, visto che è da poco tempo che i film Marvel hanno iniziato a inserirle. Per farvi un veloce riassunto della serie, dopo il blip, il famoso ritorno dei morti dallo schiocco di Thanos a opera di Hulk, Wanda è tornata anch'ella nel mondo dei vivi, ma è da sola. Scopre pure che Visione ha comprato per loro una casa dove poter passare la loro vita insieme, cosa che il destino non ha voluto succedesse. Non sappiamo come l'eroina abbia scoperto che il corpo di Visione è finito alla Sword, ma non è così difficile da scoprire per qualcuna che è un Avenger e che ha appena rivisto al funerale di Tony Stark anche soltanto Nick Fury, uno degli uomini più informati al mondo. Alla fine, Wanda riesce a ottenere un colloquio con il direttore della Sword, Tyler Hayward, che si dimostra un viscido dal primo momento che lo vediamo con la Vendicatrice e che rivela che la sua organizzazione è il corpo di Visione, in primis perché sono $300 milioni di vibranio. Spiccioli, ma anche perché lo vogliono cercare di riaccendere e se lei desse una mano sarebbero tanto, tanto contenti. Ma il buon direttore fa uno sul tiro di persuasione, paragonando Visione a un comune elettrodomestico da accendere, e Wanda miracolosamente non lo disintegra e se ne va. Ed arrivata al terreno della sua futura casa, passata in mezzo a un paesino di periferia che farebbe tristezza ai quartieri poveri di Night City o alla Nottingham del Cantagallo in carcere, sbotta. Qual è il problema dello sbottare, chiederete voi? Che se lo fa qualcuno senza potere, nessuno lo ascolta, mentre se lo fa Wanda, riscrive la realtà generando un mondo fittizio in cui assorbe centinaia di persone al suo interno, nella pratica tutto il paese. Non si sa perché proprio questo esagono di terreno. Da qui una battutaccia fruibile solo per gli inglesi, visto che da hexagonal verrà fuori come nome Hex, che vuol dire anche incantesimo o maledizione. Da qui la situazione precipita, con l'intervento non solo della Sword, che vuole sapere perché c'è una traccia di vibranio dentro i confini di Westview, ma anche dell'FBI, che vuole sapere che fine ha fatto un suo testimone sotto copertura, di cui nessuno fregherà più niente e che non sarà nemmeno più cercato o nominato addirittura. Sarà mandata sul posto Monica Rambeau, appena ritornata anche lei dal blip e che ha subito ricevuto l'ottima notizia che la madre, sopravvissuta a un'operazione di rimozione di un cancro, è morta mentre lei non era più disponibile perché vaporizzata da Thanos per un altro cancro. Dopo un viaggio e una permanenza non voluta a Westview, perché come il non morto prescelto di Dark Souls, anche Monica ha la mania di toccare cose che non si dovrebbero toccare, ritornerà nel mondo reale, desiderosa di far qualcosa per salvare gli abitanti di Westview, letteralmente imprigionati nella città, e aiutare anche Wanda. Perché sì. Credo che la serie voglia farci intendere che condivide il suo senso di perdita a causa della morte ancora recente della madre. Boh. L'aiuteranno l'agente V, comparso in Ant-Man and the Wasp, ma anche Darcy, l'adorabile imbranata laureata in scienze della comunicazione in Thor 1 e che adesso non solo è una fisica di prim'ordine,
ma è anche un hacker in grado di spezzare un firewall governativo con la facilità con cui prende in giro i suoi nuovi compagni di merende. Voglio far notare che Darcy, di tutti gli scienziati al mondo e di tutti gli esperti disponibili alla SWORD, che è un'associazione governativa erede, fra virgolette, dello SHIELD, è l'unica a rendersi conto che l'ex sta trasmettendo in tempo reale da giorni. Dopo alterne vicende, in cui Wanda sembrerà sempre più la cattiva della serie e riuscirà a gemmare 2 figli, in grado di invecchiare a comando o in caso in risposta a sentimenti negativi, scopriremo che la vicina rumorosa e impicciona Agnes è in realtà Agatha Harkness, estremamente ringiovanita rispetto alla sua controparte fumettistica, una strega che ha vissuto un processo da parte delle streghe per il suo ricorrere a poteri oscuri nello stesso periodo in cui a Salem venivano condotti i processi alle streghe. Per la serie una giovincella. In una scena che ad oggi non riesco bene a capire e inquadrare, Agatha uccide le altre streghe e sua madre, ma senza volerlo davvero, perché costretta da loro a provare a ucciderla. Inizialmente speravo che Agatha sarebbe stata qualcosa di più di un cattivo bidimensionale stile sagoma di cartone. Come mi sbagliavo. Comunque, Agatha costringe Wanda a ripercorrere la sua vita per comprendere da dove abbiano origine i suoi poteri, che si scopriranno essere magici e non dovuti alla gemma della mente, o quantomeno non solo. Inoltre, il Visione di Westview si scoprirà essere un costrutto creato dalla magia di Wanda e non il corpo di Visione rianimato con la necromanzia, come un po' tutti speravamo sinceramente, e come ci aveva fatto credere Hayward. Questo cozzò un po' con la traccia di decadimento di Vibranio, visto che durante gli episodi abbiamo scoperto che Wanda non crea, ma riadatta la realtà circostante ai suoi bisogni, cosa però già smentita dall'esistenza stessa di casa sua che, ricordiamoci, è costituita solo dalle fondamenta nella realtà. Agatha cercherà di isolare Wanda, arrivando a far apparire un falso Pietro per portare ancora più scompiglio e destabilizzare la relazione con Visione, riuscendoci benissimo, visto che il buon maritino si sta rendendo sempre più conto che molto in città non va. La nascita di 2 gemelli, William e Thomas, non aiuterà la situazione, ma farà avere al sottoscritto delle speranze di vedere prima o poi i giovani vendicatori. Con le rivelazioni apprese dalla memoria di Wanda e i suoi figli in scacco di Agatha, terminava l'8º episodio, con il risveglio di Visione, tenuto in realtà come arma dalla SWORD e risvegliato davvero grazie ai poteri di Wanda al posto delle batterie. Inutile dire che tutti ci aspettavamo grandissime cose dall'ultimo episodio della serie, e nel mio caso non sono stato accontentato. Intendiamoci, l'ultimo episodio non mi è dispiaciuto, semplicemente avrei voluto di più, e non mi ero immaginato l'apparizione di Mephisto, di Icton, di Shumagorath o di chissà chi. Semplicemente di più. La serie è caduta proprio nell'episodio più supereroistico, con un bel combattimento fra le 2 visioni, che ha rivelato quanto Paul Bettany sia in realtà un troll maledetto. Ho sempre voluto recitare con quell'attore, era riferita a se stesso. Ed un combattimento intelligente con Agatha, che si è rivelata essere furba come un comodino rotto e tridimensionale come un foglio di carta. Wanda alla fine farà la cosa giusta, dopo aver compreso appieno quanto abbia torturato in realtà l'abitanti di Westview, e scapperà via, per rifugiarsi da qualche parte. Le riprese effettuate in Nuova Zelanda non sono indicativi di dove sia davvero, a studiare il Darkhold, il tomo di Agatha chiaramente consacrato al male e a chissà quale potere infernale. Il suo aver abbandonato Westview rappresenta, si spera, il suo venire a patti col dolore e la perdita di Visione, che in realtà è vivo, ma anche abbandonare i figli nati nella città grazie all'incantesimo. Scena straziante, peraltro. Non ho pianto, no. Peccato che mentre starà dandosi al multitasking con la proiezione astrale come Doctor Strange, sentirà di nuovo la voce dei suoi figli chiedergli aiuto. In tutto questo, Darcy non è pervenuta nel finale, i debriefing sono per i deboli. Monica assolverà completamente Wanda che, ricordiamoci, ha soltanto schiavizzato, prima senza volerlo e poi volendolo, un'intera cittadina per almeno 2 settimane. La nuova eroina Marvel, grazie all'acquisizione dei suoi superpoteri e al passaggio per la seconda volta nell'X, ha ottenuto la possibilità di andare a parlare con lo zio Fury nello spazio e probabilmente la possibilità di dire a zia Carol che la mamma è morta. L'agente V avrà da compilare scartoffie almeno per 1 anno e si spera ritrovi il suo testimone di cui a nessuno è importato più nulla in tutta la serie. Hayward, che all'inizio pensavo essere un personaggio un po' combattuto, un po' grigio, in realtà si è rivelato essere un cretino e basta. Che fa le cose perché sì e che vuole uccidere Wanda, evidentemente perché odia i super? Boh. Il falso Pietro, pietra miliare di 3000 teorie, si è rivelato essere un signor nessuno, il famoso marito di Agatha, Ralph, e a voler essere precisi probabilmente un attore, e una pessima battuta inserita nell'ultimo episodio, così, debotto e senza senso. Alcuni online pensano possa essere il misterioso testimone sotto copertura di V, ma per adesso non c'è indizio a confermare questa teoria.
Volete sapere il mio modesto parere su questa serie? È una bell'opera, con i numeri per essere un vero cult, e che si è lasciata prendere troppo dal voler stuzzicare, incuriosire e trascinare lo spettatore. Troppi falsi indizi, troppa carne al fuoco e troppe scene fatte chiaramente per accendere la fantasia e non portare nulla di concreto. Chiunque avrebbe fantasticato sul fantomatico ingegnere aerospaziale di Monica, così come chiunque avrebbe pensato a un crossover con l'universo mutante della Fox, vedendo come interprete di Pietro l'altro Pietro. Insomma, molto fumo e anche arrosto, ma troppo fumo. A questo si aggiungano le decine di siti alla ricerca di click facili, pronti a saltare sul treno di qualunque teoria di Reddit pur di avere qualche visualizzazione in più. Vi ricordate tutti i presunti avvistamenti di Mephisto? Oppure la fantomatica mosca in casa di Agatha, che in realtà era una cicala, quindi un simbolo di rinascita? Alcune peraltro inconsapevolmente accese dalla stessa Marvel. I colori delle gemme riapparse nella serie sembra infatti che siano solo dei bei colori da vedere in pellicola, semplicemente adatti alla fotografia. Nulla in compenso mi toglierà dalla testa ciò che abbiamo perso. In un'intervista il regista ha detto che era stata girata una scena con Senior Scratch, il coniglio di Agatha, che si trasformava in un enorme demone, con conseguente combattimento con la belva. È quindi probabile che inizialmente non fosse previsto che la serie fosse soltanto 9 episodi, ma qualcosa in più. Un gran peccato, un grandissimo peccato. E con questo passo a dare il voto alla serie. Gli do 4 monete d'Electrum su 5, l'equivalente di un 8, 8,5. Si poteva fare di più, ma oggettivamente si spera che questa sia la base da cui partiranno tutte le future serie della Marvel. Incrociamo le dita per Loki, su cui ho grandissime speranze, soprattutto per il suo attore principale, e speriamo in bene per Capitan America e Winter Soldier, su cui non ho nessuna speranza se non vedere un buon Barone Zemo. A questo punto spero di avervi intrattenuto, di non avervi annoiato, e non posso far altro che salutarvi e dirvi ciao al mio prossimo video.